Per chi non lo conoscesse, questo è l'olivastro che ho comprato quest'anno. È l'unica pianta che ho acquistato fino adesso, che siamo praticamente a fine luglio, e credo sia arrivata l'ora di dare la terza, se non sbaglio, potatura di quest'anno. La pianta sta bene, devo andare a togliere un po' di erbaccia qui dietro se vedete, ma in realtà devo andare anche a togliere un po' di caccetti che sta facendo, soprattutto su quel lato lì, e poi l'idea è di andare a fare un po' di potatura per continuare diciamo la ramificazione che sta facendo. E ricordatevi di disinfettare sempre bene le forbici. Io lo faccio con la fiamma. Ho finito la pulizia della parte sottostante. Se notate, forse non l'avete visto negli ultimi video, ma ero andato a mettere del liquido gin su questa pianta, infatti lo vedete in tutta questa parte e poi l'avete visto dietro, e a molti non piacerà, però devo andare a difendere in qualche modo questo legno, perché vedete per esempio qui, ma anche qui sotto, si sta deperendo veramente tanto in fretta, perché fino adesso non è stato protetto in nessun modo, e quindi secondo me c'è il rischio molto forte che queste due piante si dividano in qualche modo. E magari qui dietro la parte è ancora molto solida, ma nel frontale c'è qualche problemino, secondo me. Adesso proseguiamo con questa potatura e poi quando il problema si presenterà lo vedremo. Non voglio andare a fare una potatura troppo pesante, visto che comunque la pianta non ha spinto in maniera super energica, però comunque se devo andare a seguire, diciamo, la nuova struttura che si forma, è giusto che io vada a dare un po' una piccola sistemata. In realtà in alcuni punti sta anche facendo il mio gioco, ovvero sta biforcando, come per esempio qui, sta già andando a biforcare. Questa pianta per me è veramente croce e delizia, perché mi piace, però mi disturba molto il fatto del secco al centro, perché effettivamente secondo me potrebbe andare a dare problemi. Qui sono andato ad accorciare per farlo cacciare un po' più indietro. Questi qua li devo lasciare tutti, magari mi limito ad accorciare solamente questi un po' più lunghi, in modo tale da farla rimanere tra virgolette in silhouette, però non è quello l'obiettivo. L'obiettivo, come vi dicevo, è andare a fare una ramificazione molto fine, che con l'olivastro si può andare a fare molto tranquillamente. Andare a fare palchetti di questo tipo molto compatti, che praticamente poi si andrà a continuare a sviluppare un pochettino, un po' più avanti, un po' più in basso, e già abbiamo praticamente una bella nuvoletta qui e anche qui abbastanza discreta, che mi va a creare questi due livelli con quello lì dietro, che piano piano ci lavoreremo e secondo me va a abbellire molto la pianta. Qua poi ecco, spero che le foglie diventino molto più piccole, come ha fatto in alcuni punti, per esempio un po' più in punta ai rami, e vediamo un attimino come procediamo anche qua. Poi anche qui credo sia arrivata un minimo la tignola e è andata magari a creare qualche piccolo problema sulle punte dei nuovi cacci. Apparentemente mi sembra che adesso non ci sia più. Poi se dovessi vedere un peggioramento magari vado a fare un passaggio di insetticida, però cerco sempre di non utilizzarlo se non necessario. Ecco qua, mi sembra comunque di aver raggiunto un buon obiettivo.
Poi vabbè, qui in mezzo è una guerra totale con questi rami, però adesso non la voglio andare a svuotare troppo, che poi magari a settembre gli do una sfoltita insieme al maestro. E quindi diciamo che già è cambiata molto, no? Stanno uscendo palchi veramente carini. Non ricordo se questo qui lo devo tenere, però nel dubbio lo lascio lì, tanto non dà fastidio a nessuno. E mi sembra di aver tagliato tutto. Poi magari tra la fine del video, fare le foto, metterlo a posto e tutto quanto, mi balza all'occhio qualche cosa e la vado a correggere nel momento. Non so quanto sarà stato lungo questo video, perché comunque mi sono messo qui tra virgolette per rilassarmi e fare questa piccola potatura che sarà durata penso un quarto d'ora più o meno lato mio, tra virgolette non di registrazione ma proprio di potatura effettiva. E sono molto contento effettivamente di come sta uscendo questa pianta a livello di palchi. Rimane sempre il problema del secco sopra e anche nella parte sotto. E detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi fatto comunque compagnia. Se volete scrivetemi un commento facendomi sapere se avete qualche idea per questa parte del secco oppure su come continuare la pianta, tra virgolette. Mi ha fatto molto piacere passare questo tempo con voi. Se vi va, like, condivisione, tutto quello che volete, tanto lo sapete. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!